a tutti e benvenuti se questa è la prima volta che capitate sul mio canale o bentornati. In questa lezione parleremo di un'emozione molto comune in tutti noi, la rabbia, e vedremo come possiamo esprimerla in italiano. Ci sono in realtà diverse espressioni che potete utilizzare invece che dire sempre il solito sono arrabbiato o sono arrabbiata, e le vedremo tutte in questa lezione. Vi ricordo che potete regolare la velocità del video se parlo troppo lentamente o se parlo troppo velocemente premendo sulle impostazioni in basso a destra sulla rotellina, e oltre a sottotitoli in italiano ho preparato anche sottotitoli in inglese, francese, spagnolo e russo se ne avete bisogno. Allora, intanto facciamo un piccolo appunto sull'aggettivo arrabbiato. Arrabbiato è la forma maschile, poi abbiamo arrabbiata la forma al femminile e poi declinato il plurale, arrabbiati per maschile plurale e arrabbiate per femminile plurale. Allora, arrabbiato lo si può utilizzare da solo in forma assoluta per dire sono arrabbiato, sono arrabbiata, però lo possiamo anche utilizzare se esprimiamo la persona, se vogliamo proprio menzionare la persona che ci sta facendo arrabbiare, e allora dobbiamo utilizzare la preposizione con, quindi dire sono arrabbiata con te, per esempio, oppure sono arrabbiata con la mia amica, quindi preposizione con da utilizzare con l'aggettivo arrabbiato. Allora, adesso che vedremo tutte queste altre espressioni che possiamo utilizzare invece che utilizzare arrabbiato, sempre il solito arrabbiato, le metterò in ordine di intensità, dalla meno intensa alla più intensa, e poi vi dirò anche se ognuna di queste espressioni appartiene di più a un contesto informale oppure a un contesto formale. Allora, espressioni meno intense sono per esempio inquieto, che è uno stato anche misto tra ansia, nervosismo e inquietudine. Il contrario è calmo o quieto, d'accordo? Quindi si riferisce di più a uno stato mentale ed è utilizzato in un contesto neutro, in realtà standard, si può utilizzare sia in situazioni formali che in situazioni informali. Poi abbiamo nervoso. Nervoso se questa cosa o questa persona ci dà sui nervi, e nervoso anche qui si utilizza sia in contesti formali che informali. Poi abbiamo alterato. L'aggettivo alterato indica proprio un cambiamento, perché alterato significa cambiato in realtà, quindi un cambiamento rispetto a uno stato normale, diciamo di calma. Quindi alterato è un po' più elegante tra l'altro che dire insomma arrabbiato. Alterato è più elegante come termine, d'accordo? Quindi alterato, cambiato, diciamo rispetto a una situazione normale di calma, di quiete, ok? Poi abbiamo irritato. Irritato quando una persona o una situazione che ci irrita, quindi dall'irritazione, ok? Il sostantivo irritazione. Irritato è l'aggettivo, possiamo dirlo semplicemente dire irritato invece che dire arrabbiato se qualcosa o qualcuno ci sta irritando. E poi abbiamo stizzito. Stizzito invece è un po' più formale e deriva dalla stizza. La stizza, che è un sinonimo della rabbia, però è utilizzato di più in un contesto formale, un pochino anche qui più elegante rispetto a dire rabbia, quindi stizzito. Espressioni poi che comunicano un'intensità di rabbia normale, quindi siamo mediamente arrabbiati, diciamo, non è troppo forte qui ancora, però siamo piuttosto arrabbiati, quindi uno stato di rabbia, diciamo, standard. Abbiamo adirato e irato. Entrambi questi due aggettivi sono utilizzati in un contesto un po' più formale rispetto ad arrabbiato e derivano dal sostantivo ira, l'ira, che è un sinonimo della rabbia, però è un po' più formale. E poi abbiamo incavolato. Incavolato invece che si utilizza in un registro familiare
in un registro informale e anche qui come sinonimo di arrabbiato. E quando lo vogliamo un po' intensificare, rafforzare, possiamo aggiungere la parola nero, arrabbiato nero, sì, si può dire, incavolato nero, e così la rafforziamo. Quindi quando diciamo sono incavolato nero, sono incavolata nera, allora è più forte rispetto a dire semplicemente sono incavolata, sono incavolato. Espressioni di intensità più forte invece sono incazzato, che come capirete è in realtà un'espressione un po' volgare per dire arrabbiato, però sì, è un sinonimo ma di intensità più forte rispetto anche all'incavolato ed è anche più volgare, quindi incazzato, e possiamo anche qui aggiungere nero dopo incazzato per rafforzarlo ancora di più e dire sono incazzato nero, sono incazzata nera, quindi siamo davvero davvero arrabbiati quando diciamo sono incazzata nera, ma è anche riservato, come dicevo, un contesto ovviamente informale e poi un po' volgare, d'accordo? Quindi incazzato. E poi abbiamo in collera o anche incollerito. Questo invece è un po' più formale rispetto a dire arrabbiato, quindi sono in collera o sono incollerito, d'accordo? E poi abbiamo delle espressioni di un'intensità molto forte, già incazzato era forte, queste però sono ancora più forti a livello di intensità e non sono in realtà volgari, sono semplicemente più forti, ok? Come intensità. E abbiamo essere fuori di sé. Essere fuori di sé, un'altra espressione anche qui più informale, quando diciamo che siamo fuori, sì, qualcuno è fuori di sé, allora vuol dire che questa persona quasi non capisce più niente dalla rabbia, insomma è proprio fuori anche dai gangheri, ecco, si dice, però essere fuori di sé. Poi abbiamo andare o essere su tutte le furie, abbiamo furente, furibondo, furioso e infuriato, quindi tutti questi aggettivi, come vedete, hanno in comune la radice, la furia, la stessa radice furia, che è un accesso di collera, violento, anche rabbioso, ok? Quindi tutti questi, andare su tutte le furie, furente, furibondo, furioso, infuriato, hanno tutti la furia, ecco, in comune. Quindi la furia è più intensa della rabbia, è proprio un accesso di collera violento, ok? E poi abbiamo anche essere imbestialito e andare in bestia. Allora, qui hanno in comune la bestia invece, che è un sinonimo della parola animale. E quindi quando diciamo essere imbestialito o andare in bestia, ci riferiamo quasi al fatto che questa persona non è più umana e si trasforma in un animale, si trasforma in una bestia, quindi in uno stato selvaggio, d'accordo? Quindi siamo completamente fuori di noi dalla rabbia, ok? E niente, questo conclude la nostra lezione per oggi. Allora, abbiamo visto ben 18 espressioni diverse che potete utilizzare invece che dire sempre sono arrabbiato. Spero che questa lezione vi sia piaciuta e che l'abbiate trovata utile. E se sì, mettete un like così che mi aiutate a spargere la voce e a raggiungere più persone con questo contenuto. E considerate iscrivervi al canale ed attivare la campanella delle notifiche per non perdere nessun nuovo episodio. Allora vi auguro una buona giornata, un buon proseguimento, continuate a seguirmi e alla prossima. Ciao ciao!